Ragazzacci, buona giornata. Sbarbata di oggi è su richiesta di un amico che sta aspettando il Carve e mi ha chiesto se potevo rifare un video con la piastra C, perché il video che avevo fatto, che c'è sul canale con questa piastra C, non so se si vede, era quello che feci col sapone, quello super mentolato, e fu una mezza sbarbata perché mi bruciava talmente tanto la faccia col mentolo che si provò poco il rasoio. Allora, proviamo oggi questo Carve. Questo è quello con la testa più lunga, che tappa le alette della lametta. Vedete, c'è i due tipi di cap. Questo lascia fuori la lametta, le alette, questo invece la copre completa. A me piace più questo, vi sono onesto, però a chi dà noia la lametta sicuramente questo cap aiuta. Allora, prima di armare il rasoio o di montarci la lametta, perché a qualcuno non gli piace l'espressione armare il rasoio, vabbè, allora andiamo con il sapone. Il sapone, come vedete, oggi tanta roba. Oggi ES Rasage Traditionnel, sapone francese, profumazione Barber. Allora, come avete visto, questo è un tallowato, potassium tallowato, addirittura 2 volte, cioè il sodium tallowato. Non so qual è la differenza, ci vorrebbe qui un ingegnere chimico. Comunque sono saponi che normalmente hanno buone profumazioni, e poi questi sono 145 grammi, sono 5 onze, che sono grandi. Allora, la profumazione di questo è molto buona, veramente molto buona. Guardate, è nuovo, non l'ho mai usato. Prendiamo il cavatappi, tiriamo fuori la ciotola, mettiamo una porzione di sapone che è abbastanza morbido in ciotola. Vedete che era rimasto un pochino di acqua sul fondo della ciotola, mettiamo un gocciolino ancora, non c'è bisogno di schiacciarlo tanto, questo è morbido. Mamma mia, che profumazione buona! Questo l'ho provato anche l'amico Tarenzi, vidi nel video che gli era piaciuto tanto. Allora, mettiamolo dove si possa vedere, eccolo lì, guardate che bellino. Ciotola. Allora, montiamo la lametta. Oggi voglio usare una Dorco ST300, mi sembra, sì, ST300. Queste sono fatte in Vietnam, sotto licenza della Dorco coreana. Non ricordo se queste sono rivestite, qui dice Stainless Blade, però sai, vuol dire poco. Non ricordo se queste hanno rivestimento, anche se mi sembra di sì, però non sono sicuro. Allora, vite del Carve, che è lunghissima, ci vuole 1 ora a svitarlo. Mettiamo la lametta qui sulla testa. E diamo una controllatina all'allineazione della lametta, che è perfettamente allineata. Allora, pennellino di oggi, un Everready, questi credo che sono copie degli Everready, non credo che sia l'originale, sicuramente rinciuffato con questo tasso. Pennello che ha un ciuffo molto denso, e tende a trattenere un pochino il sapone. Allora lavoriamolo. Mamma mia, che profumazione viene fuori, è ancora meglio del barattolo. Una barbershop leggermente agrumata, mi viene l'odore. Allora,
direi che in ciotola, ragazzi, ci siamo. Mi bagno la faccia. Barba di 2 giorni. Buonissima la profumazione, veramente. Bella schiuma. Fanno questi ES. Tanta roba, eh. Io direi che ci siamo. Come insaponata. Devo fare una cosa, ragazzi, scusate. No, ogni giorno vedo che sono più cieco. Fatemi mettere gli occhialini anche con il DE, così vedo un po' meglio, perché mi rendo conto quando poi rivedo il video sul monitor grande che ho lasciato barba o mi sono fatto red point e penso di non essermeli fatti. Allora partiamo. Carve, piastra C. Vi ricordo che la piastra C è la prima delle piastre con esposizione positiva. La lametta si sente appena. Comunque è un rasoio molto gestibile. Con un minimo di attenzione si può usare tranquillamente tutti i giorni, Certo, magari per chi sta iniziando l'esposizione positiva sempre è un pochino un reto, perché bisogna stare un pochino attenti, un pochino più facile tagliarsi rispetto a esposizioni negative o neutre. Comunque basta non pigiare anche con questo rasoio, anche chi sta iniziando, non penso abbia problemi. Su una barba di 2 giorni è il rasoio perfetto. Sapone ottimo, scorre veramente bene il rasoio. Profumazione spaziale, mi piace tantissimo. Allora, direi che come prima passata, guardate, sono già quasi liscio. No, quasi liscio, diciamo che a vista si vede già che sono sbarbato. Allora, buttiamo via l'acqua che già è piena di pelo. Ci rinsaponiamo.
date qualche straccio. E andiamo un traversino. Allora, tutti questi giorni con le sbarbate personali ho usato le lamette della Fatip. Non vi immaginate la differenza che sento nel taglio ora qua sotto, che sono già in contropelo fra quelle lamette e queste, e sono alla sesta sbarbata consecutiva con la stessa lametta, perché siccome costano tanto care ho voluto fare una prova. Cioè, per qualcuno che non è abituato a cambiare la lametta tutti i giorni, se no che la usa finché taglia, sono veramente più care di altre lamette. Allora, premetto che, per esempio, io con le Feder e con le Kai non riesco a farmi più di 2 barbe normalmente. Già alla terza barba sento in contropelo un pochino strappare la lametta, tirare il pelo. Ora con la Fatip sono arrivato a 6 barbe, la lametta ce l'ho ancora lì. Come ho fatto il video con lo Chavette lunedì, non l'ho usata. Ieri la barba non me la sono fatta. E oggi per fare il video con il rasoio ho voluto usare la lametta nuova. Però da domani riparto e voglio vedere se, anche tenendola ferma qualche giorno, per vedere se ci riesco a fare ancora qualche barba. Perché, per esempio, per chi non butta le lamette dopo ogni sbarbata, se con quella lametta lì veramente riesci a farci 5 barbe in più rispetto a altre lamette, già il prezzo della lametta sarebbe coperto. Ora certo, chi butta via la lametta ogni barba non ha senso, perché è vero che tagliano molto bene, però ci sono anche altre lamette che tagliano bene come quelle lì e costano un quinto, sicché andrei sicuramente su quelle lamette lì. Ecco, se non sporcavo la maglietta non ero contento. Allora, facciamo qualche ritocco, un po' di contropelo qui, zona bassa del collo. La lametta, ragazzi, non mi sta aiutando per niente, per niente. Ok. La lametta è una schifezza. Scusatemi il termine, ma guardate qua sotto come mi ha
proprio sentivo che non tagliava e strappava. No, veramente, infatti le uso poco. Comunque il rasoio, tanta roba. Sono liscissimo qua. Però li metterò buono. E che quando non tagliano benissimo, qua in questa zona bassa che ho il pelo nascendo sotto pelle quasi, sempre mi riempo di red point. Infatti io, ragazzi, normalmente vado di Gillette, sono le miglioramenti. Però con le Fatip mi sono trovato veramente veramente bene. Allora, una sciacquatina, passiamo un pochino di sapone e passiamo un po' di allume, specialmente zona bassa del collo, per chiudere tutti questi puntini rossi. Profumazione spettacolare del sapone, veramente, ragazzi, è buonissima. Cioè una profumazione che si può usare tutti i giorni, che non viene a noia. Almeno al mio naso, però ho visto che bene o male tutti quelli che l'hanno provata gli è piaciuta, sicché penso che allora il rasoio, ragazzi, è ottimo, veramente. Questa piastra C è una piastra che rade benissimo. Oggi qualche red point di troppo, ma do la colpa alla lametta, perché veramente ve l'ho detto subito appena ho iniziato a fare il contropelo che venendo dalle Fatip ho sentito una differenza pazzesca e qua sotto sentivo mi faceva male quando mi tagliava il pelo, infatti mi ha devastato il collo. Ecco, questa per esempio è una lametta che io una seconda barba non ce la farei nemmeno se mi pagano. Sì, che questo mi certifica che veramente queste lamette Fatip, che poi sono le Boker, ho visto, e sicuramente magari a Boker gliele fa qualcuno, perché le Rad Solution mi sembra che sono uguali, identiche. La Solution fa anche quel rasoio che usa doppia lametta, che lo vendono su Amazon anche, e sicché magari qualcuno gliele fa tutta questa gente, queste lamette. Sono veramente ottime. Qualcuno mi ha detto che le Rad Solution in Italia si trovano sui 3 euro il pacchetto, su Amazon Italia credo, di aver capito. Sicché a quel prezzo, insomma, sarebbe già più accettabile. E vi dico, se usate la lametta più volte, sono veramente eccezionali queste lamette della Fatip. Fatto 6 barbe e alla sesta barba tagliava meglio che sta d'orco oggi alla prima barba, veramente. Questa la butto via. La metta il cavolo. Taglia niente, taglia poco. Ho provato le d'orco nuove, le Titan nuove, perché le Titan vecchie mi ci trovavo bene. Però le Titan nuove sono un disastro secondo me. Lo guardate anche al microscopio e sono diverse come affilatura, non hanno solo cambiato la scatolina, hanno proprio cambiato il modo di affilatura della lametta, ma su di me non vanno almeno. Comunque ragazzi, rasoio spettacolare. Allora, mi sciacquo. Asciugatina. La pelle gommosissima, dal lume con ho sciolto i grassi del sapone, la pelle guardate va
come dice Bruno, di sbarba gingommosa, Mamma mia, è bella, fantastica, va. Spettacolo, non ci sarebbe bisogno di mettere nient'altro. Allora, si mette un po' in posto, fra un po' non ci si entra più qui. Sciabatina anche il rasoio. Mamma mia, bella, fantastica. Cioè, rispetto al sapone di lunedì, che sapone usai? Ho usato lunedì? Ah, usai il Dr. John, quella alla lavanda. Mi sentivo la pelle un pochino secca dopo l'allume, invece oggi, mamma mia, uno spettacolo proprio. Allora, andiamo prima all'after. After, ragazzi, che non so se è scritto talmente piccino, se la camera ce la farà a inquadrare. Comunque, ragazzi, c'è scritto, fatemi togliere gli occhiali che da vicino non vedo niente. C'è scritto in francese, inglese e tedesco. Alcol, amamellis, aloe, glicerina, profumo e poi un po' di troiai chimici. Sembra abbastanza trasparente, insomma. È nuovo, guardate, lo sto aprendo per la prima volta. Comunque dice di agitarlo prima di usarlo, sicché sicuramente qualcosa in sospensione ce la deve avere anche lui. Allora, bruciore assolutamente zero, anche nella zona bassa dove mi sono fatto tutti questi red point sento veramente poco. L'allume praticamente assolutamente aveva chiuso tutto, allume e lapis anche. Allora, c'è una pelle fantastica, fantastica la pelle, profumazione top, 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 top. Ragazzi, sbarbatina, nonostante qualche red point di troppo, però direi ottimo, sono liscissimo. E avete visto che non ho dovuto fare nemmeno tanti passaggi, è stata una sbarbata disinvolta, diciamo. La lametta mi ha un pochino fregato oggi, tagliava poco. Ho sentito quando ho iniziato a fare quel contropelo che sentivo strappava parecchio. Lametta del cavolo, questa la buttiamo via subito. Non la tengo nemmeno per fare bracci, perché anche sui bracci, se non tagliano bene le lamette, poi mi riempo di, mamma mia, sta plastica dell'aftershave, mi riempo poi di peli incarniti, ho visto. Devo usare lamette che tagliano bene e rasoi non tanto efficaci. Allora, diamo una sciacquatina al pennello mentre finiamo di far asciugare l'after. Pennellino che oggi ha montato il sapone veramente bene. Lo lasciamo un pochino a molla anche questo per far sciogliere un po' il sapone che rimane dentro. Allora, ragazzi, Aise Rasage, sapone fatto a mano, ragazzi, tanta roba la profumazione, tanta roba, veramente tutti quelli che ho hanno una profumazione spettacolare. E dal barattolo si sente un pochino l'odore a tallo, onestamente, appena, specialmente quando mi arrivò, però quando monta l'odore sparisce completamente, cioè la profumazione del sapone montato è completamente diversa da quella del barattolo. Questa qua mi è piaciuta tantissimo, veramente eccezionale, buonissima. Di quelle che ho di loro, insieme a Moanna, mi sembra che si chiama l'altra, non so se ce l'ho qua, vedete, ho portato giù molti saponi, non l'avevo aver portata giù, è una delle profumazioni che mi è piaciuta di più per ora, di Aise Rasage. Allora, parliamo un po' del Carve, ragazzi, rasoio fantastico. Questo è un rasoio, secondo me, vedete che belli scarichi che ha, può andare bene anche per barbe di qualche giorno, però su barba di 2 giorni, con questa esposizione leggerissimamente positiva,
rasoio fantastico, guardate che sbarbata bellissima, mi ha regalato profondissima, veramente sono liscio. E sì, mi sono fatto qualche red point oggi nella zona bassa, però do la colpa anche alla lametta un pochino oggi, So che sempre la colpa è della mano, però ragazzi ho sentito la lametta tagliare poco e quando mi sono fatto la zona bassa ho sentito che mi faceva male il taglio. Magari dovevo andarci un po' più leggero, magari un pochino più di traverso. Sono andato subito giù in contropelo e mi ha sgranato parecchio la zona bassa. Comunque il rasoio, ragazzi, taglia che è una bellezza. La zona della balza che è difficilissima per me essere liscio, guardate, sentite, sono liscissimo veramente. Ecco, mi sono accorto che non ho attaccato il microfono al telefono, sempre ne combino una. Starà un po' basso oggi l'audio, vi chiedo scusa. Comunque eccezionale, rasoio eccezionale veramente. Questo in bronzo e in alluminio poi hanno anche un prezzo abbastanza abbordabile, diciamo, rispetto a quello in acciaio che già ha un prezzo importante. E ricordate che questo qua tende un pochino a diventare nero. E infatti io prima di usarlo oggi ho preso un pochino di dentifricio con un cotone e gli ho dato appena una pulitina. Anche per togliergli quell'odore un po' a ottone, a bronzo che ha quando è un po' ossidato, mi dà un po' noia. Che gli do sempre una pulitina prima di usarlo con un pochino di dentifricio e a posto, gli va via quell'odore. Tanta roba ragazzi, tanta roba il Carpet. E pennellino, vabbè ragazzi, qui questo è un ibrido, non so che ciuffo sarà questo, l'ho comprato così, io già fatto. Sicuramente sarà un Boti o un DS Cosmetic, mi immagino. Però molto bellino, pennellino sia allo stile vintage. Questo è Heritage Collection, c'è una pagina che riproduce questi pennelli in questo stile di Ever Ready. Allora, l'after, ho la pelle asciuttissima, guardate, non è più nemmeno appiccicosa, veramente eccezionale, super nutrita, la sento fantastica, profumazione fantastica, promosso 100%, sapone, after e rasoio. Bocciata la lametta oggi, non lo so se ho beccato una lametta che tagliamo un po' poco, ma queste d'orco non me le ricordo come lamette, che non sono le mie favorite, infatti non c'ho la stecca d'accento, già lì mi dice che la volta che le ho provate non mi sono piaciute tanto. Va bene ragazzacci, allora per oggi è tutto, ora montiamo il video, lo carichiamo, scrivetemi i vostri commenti sulle lamette, sul rasoio, se avete provato il sapone, cosa ne pensate, se avete avuto le mie stesse indicazioni o se vi sto dicendo cavolate. Va bene ragazzi, comunque ricordate, sono sempre le mie impressioni, e ognuno ha le sue sensazioni in rasatura, e secondo me è corretto, se uno vuole esprimere le sue idee è libero di farlo, non ho nessun problema. Anche sotto i video non vi preoccupate, non mi offendo assolutamente se dite che sto dicendo cavolate, perché vi dico, a volte sbaglio, a volte sono le mie idee e non sono le vostre, ci sta tutto. Va bene ragazzacci, allora come sempre grazie e alla prossima, ciao.